elemento importante per fare la previsione del tempo è di avere un'immagine della Terra che ci dà il tempo presente. Per avere questa immagine abbiamo bisogno di informazioni, osservazioni in tempo reale. Al momento riceviamo, direi, 800 milioni di osservazioni al giorno. Queste osservazioni vengono da tutto il mondo, vengono da satelliti, da aerei, nave, tutti i sistemi attorno al mondo. E una volta che abbiamo ricevuto questa informazione, la qualifichiamo e prendiamo solo gli elementi che pensiamo sono utili per la nostra previsione del tempo. Una volta che abbiamo fatto questa immagine della Terra, gira il modello di previsione che è fisica, matematica. Il modello sono un po' più di 2 milioni di linee di codice informatico. E una volta che il modello ha finalizzato le simulazioni, facciamo dei prodotti, perché l'informazione che esce dal modello sono centinaia di terabyte di dati che non si possono mandare sulla rete. Li dobbiamo processare per estrarre l'informazione, la materia che è utile ai nostri clienti, stati membri. Al momento FMWF è uno degli elementi maggiori dell'iniziativa europea che si chiama Destination Earth. L'idea di Destination Earth è di fare un digital twin, una replica della Terra, e il Centro Europeo in questa iniziativa ha due ruoli fondamentali, è di sviluppare i due primi twin, uno per il climate change e l'altro per la previsione degli eventi estremi. Una delle difficoltà e l'elemento più critico di questo è la quantità di dati che dovremo adoperare. L'idea è di avere un modello con una griglia molto, molto piccola e ogni giorno la produzione stimata al momento sarà di 1 petabyte. E questo petabyte ovviamente verrà utilizzato da tutti gli utenti del Digital Twin che vorranno fare delle simulazioni di climate change o sugli eventi estremi. Il fatto che il data center sia in Italia è una buona notizia, non solamente per noi, i nostri stati membri, ma anche per l'Italia. C'è stata una gara per questo data center 6 o 7 anni fa e l'Italia ha vinto la gara perché ha fatto la proposta che dava al centro la possibilità di espandere la sua attività e di rispondere a tutti questi challenge di previsioni del tempo, cambiamento climatico. E sì, il progetto è grandioso, complesso, perché muovere una catena di produzione senza fermare le attività con l'importanza dei dati che manipoliamo ogni giorno è veramente una sfida tecnologica e scientifica. Essere localizzato al Tecnopolo di Bologna, che sarà la Big Data Valley dell'Emilia-Romagna, ci dà un più. Avere il Cineca vicino a noi con il Euro HPC System Leonardo è veramente un vantaggio per noi perché sarà molto più facile di utilizzare l'infrastruttura per poter girare i nostri modelli e, come ho detto prima, Destination Earth. Un'idea al momento è di utilizzare Leonardo per fare girare il twin degli eventi estremi. Più siamo vicini, più è facile spostare i dati, perché ne muoviamo moltissimo.